sicuramente un gioco che stuzzica il nostro intelletto e un'operazione artistica che non segue le regole ma le eccezioni. Ufficio, sostantivo che deriva dall'interiezione uffi o uffa. Si riferisce al doveroso atto dello sbuffare, per estensione anche al luogo preposto allo sbuffo singolo o di gruppo. Crepuscolo, diminutivo di crepa. Esile crepa tra il giorno e la notte. Ecco due definizioni tratte da Etimologiario di Maria Sebregondi. Maria Sebregondi ha fatto un lavoro veramente interessante, scegliendo un centinaio di parole comuni, destrutturandole, inventandone un'etimologia nuova, sorprendente, in qualche modo anche sofisticatamente comica, ma che racchiude nel suo essere buffo qualcosa di vero. Equinozio, il rito nuziale presso il popolo dei cavalli, ricco di riferimenti mitologici ed astrali. La fastosa cerimonia ha luogo solo 2 volte all'anno. Futile. Ciò che fu utile in un remoto passato o che sarà utile in un futuro ancora più nebuloso. Totalmente superfluo nel presente è un'energia sospesa che galleggia e si disperde. Non è dunque solo un gioco, è come se Maria Sebregondi cercasse un significato in più, qualcosa di eccezionale nascosto dietro al primo significato delle parole. E spesso questo significato in più ha a che vedere con la relazione, con un'intimità che viene assegnata a queste parole che sembra quasi naturale. Mestolo, arnese da cucina mite e malinconico, prototipo della tristezza schiva degli utensili, destinati, per definizione, ad essere un mezzo e non un fine. Scarpa, sostantivo femminile, composto dal prefisso privativo -s e dal sostantivo femminile carpa, pesce d'acqua dolce. Oggetto sovente pescato al posto di una carpa, surrogato scarsamente commestibile, lievemente coriaceo. Mente cuore di Etimologiario è Maria Sebregondi, autrice nata a Genova, cresciuta a Roma, studiata a Napoli, poi si è trasferita a Milano. È membro dell'Oplepo, Opificio di Letteratura Potenziale, un circolo che si dedica ai giochi letterari e enigmistici, ma è anche l'inventrice del quaderno Moleskine, proprio quello che molti di voi potrebbero avere sulla scrivania o nello zaino. Sono sicura di aver stuzzicato la vostra curiosità. Che cos'è questo Oplepo? E se vi dicessi che ha a che fare con la patafisica? Sarà evidentemente un video dove di parole curiose interpretate in modo curioso ne vedremo un po'. Qualcuno di voi sa che cos'è l'ordine alfabetico bustrofetico? Questo è il video giusto per scoprirlo. Ciao, benvenuti a tutti. Io sono Laura e questo è il canale Le Ruote Quadrate, dove rotoliamo tutti insieme tra concetti nuovi provando a unire i puntini. Immaginatevi una traversata di notte in barca a vela nei mari della Tunisia. In quel momento Maria Sebregondi, leggendo un libro di Chatwin, uno scrittore inglese, ha la folgorazione. Tra le pagine delle Vie dei Canti racconta il dispiacere di quando scopre che i taccuini da lui amati che si porta nei suoi lunghi viaggi non sarebbero più stati prodotti. Quei Questi taccuini erano particolari perché avevano una tela cerata esterna che veniva chiamata moleskin, mol da talpa, pelle di talpa. Sono gli stessi taccuini dove Hemingway, Picasso, Beckett, le avanguardie artistiche dell'inizio Novecento prendevano i loro appunti. In quel viaggio in barca a vela ci trovammo a valutare il fatto che stava nascendo una nuova classe creativa. Professionisti della creatività con una dimensione culturale forte, persone con una passione, come eravamo noi, per le quali il lavoro e il tempo libero non erano separati ma si mischiavano. I taccuini di Chatwin erano oggetti pieni di fascino e di storia, esteticamente simili a quegli arnesi tecnologici che cominciavano a popolare le nostre vite. Perché non provare a ricrearli? Era il 1994 e la parola Moleskine non era mai stata brevettata. Ogni taccuino Moleskine... Aspettiamo. Questo è quello che succede quando si decide di registrare di domenica mattina. Sempre dalle parole di Maria Sebregondi, ogni taccuino Moleskine è un libro ancora da scrivere e una storia che attende di essere raccontata. Questo è uno dei miei.
ormai terminato. Io lo uso molto per lavoro, ma anche per prendere appunti, spero di non perdere mai i miei quaderni. Sono fatti così i taccuini Moleskine, tipicamente. Poi ne esistono anche delle variazioni, c'è un bel elastico per tenere tutto insieme, un segnalibro essenziale, tante pagine a seconda delle versioni, Ci riproviamo. È un prodotto di una certa qualità, proprio per essere pratico anche per gli artisti e per chi lavora. Si può aprire a 180 gradi e si riesce a scrivere molto bene. Questa è proprio una caratteristica voluta, ricercata. Ma la nuova avventura di Maria Sebregondi è nella Foundation Moleskine, una fondazione che ha una doppia attività. Da una parte custodisce taccuini storici di grande valore artistico, dall'altra sostiene la cultura di qualità, l'insegnamento di qualità. Moleskine Foundation è un'organizzazione no profit che ritiene che l'accesso alla creatività e a un'istruzione di qualità siano cruciali per generare un cambiamento sociale sistemico. Bene, ora siamo pronti per capire qualcosa di più sulla patafisica e come questo c'entri con Etimologiario di Maria Sebregondi. Ma avete messo like al video? Beh, se vi sta piacendo direi che la cosa migliore che potete fare è mettere un like al video, e se non siete iscritti direi anche di iscrivervi al canale. Fatto? Grazie mille. Allucinazione. Sostantivo femminile derivante dal sostantivo maschile alluce, primo dito del piede. Attività fantasmatica degli alluci. Creature goffe ipersensibili, da quando hanno perduto la loro antica funzione prensile e sono confinati nel buio delle scarpe, continuamente creano mutevoli visioni per farsi compagnia. Etimologiario parla di etimologia, cioè quella scienza che studia l'origine delle parole, il senso legato all'origine delle parole. La filosofia greca si era già interrogata su questi temi, convinta che ci fosse un nesso profondo tra il nome e la cosa designata, ma bisogna aspettare il XIX secolo per la nascita di una scienza vera e propria, di uno studio basato su strumenti scientifici. Niente a che vedere con Etimologiario, che invece è un'opera artistica, o forse... Beh, Maria Sebregondi sicuramente conosce le basi della linguistica, perché l'idea che ha avuto è quella di spezzettare le parole come se derivassero effettivamente da parole vere, trovare un nuovo senso e quasi raccontare una storia con questo nuovo senso, tornando poi a legarsi al senso originario. Obliterare, verbo transitivo iterativo di obliare. Dimenticare ripetutamente fino a completa cancellazione. L'oblio collettivo, testimoniato da innumerevoli rettangoli di carta regolarmente dimenticati, viaggia affollato su tutti gli autobus della città. È contemporaneamente un gioco che stuzzica il nostro intelletto e un'operazione artistica che non segue le regole ma le eccezioni. È patafisica. In un'epoca dominata dagli algoritmi e dalle pseudo-certezze statistiche, ricordarsi che esistono anche le etimologie patafisiche fa bene alla mente e al corpo. Quello che ci vuole dire questa frase è che la patafisica, che adesso vedremo che cos'è, è liberatoria, ci toglie il peso delle cose necessariamente giuste e ci permette di giocare con le parole, le freddure, se si gioca con l'arte letteraria, oppure anche in arte, uscire dall'ovvietà di quelli che sono sempre stati i simboli, i segni, e trovare un senso nuovo, tutto nostro, magari anche un po' comico. Il concetto di patafisica prende origine da questo libro, Gesta e opinioni del dottor Faustrol Patafisico di Alfred Jarry. Definizione: la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie. Il libro è un po' pazzerello, lo suggerisco a chi tra voi si sente un po' pazzerello. Per chi invece preferisce stare coi piedi per terra, forse non è la lettura più adatta. Per darvi un'idea vi leggo un paio di righe, ma giusto per sorridere insieme capendo lo stile. Il dottor Faustrol, il personaggio del titolo, il dottor Faustrol nacque in Circassia. Già questo è un gioco di parole, un posto che è circa un posto. Il dottor Faustrol nacque in Circassia nel 1898. Il XX secolo aveva meno 2 anni e all'età di 63 anni.
A quell'età, che conservò per tutta la vita, il dottor Faustroll era una persona di statura media, cioè, per essere esattamente veridico, di 8 per 10 alla decima, più 10 alla nona, più 4 per 10 all'ottava, più 5 per 10 alla sesta, diametri di atomi. Sembra una sorta di logica dell'assurdo, e un po' lo è. Si chiama patafisica per un gioco di parole che in questo momento vi risparmio, ma che intende dire che supera la metafisica, e la metafisica già di per sé superava la fisica. Ecco quindi che l'autore, Jerry, ci propone un universo supplementare, fatto appunto delle famose eccezioni che dicevamo prima, alle regole che già conosciamo, quelle della fisica tradizionale. E alla patafisica si sono avvicinati molti artisti, ma anche scienziati, matematici, e sono nate diverse associazioni nel mondo, a partire da quella francese. Nel 1893 l'autore fa dire a un suo personaggio: la patafisica è una scienza che abbiamo inventato perché se ne sentiva generalmente il bisogno. La frase che abbiamo letto è precedente al libro dove troviamo la definizione, che è uscito postumo nel 1911. Come dicevamo, alla patafisica... Ho deciso che lasciamo le campane di sottofondo sperando che non disturbino troppo. Come dicevamo, alla patafisica si sono avvicinati molti artisti e scienziati, finché nel 1948 è stata fondata anche un'associazione a Parigi, e da questa è nata l'Ulipo, una sottocommissione dedicata specificatamente alla letteratura potenziale. Con letteratura potenziale evidentemente si indicava proprio la letteratura che gioca con se stessa, la letteratura delle eccezioni, la letteratura patafisica. Facevano parte di questa associazione esponenti di spicco della cultura dell'epoca. Mutuata dall'associazione francese, in Italia nel 1990 nasce l'Opificio di letteratura potenziale, del quale fa parte anche Maria Sebregondi. Ma fanno parte di questa associazione anche altre figure di spicco. Segnalerò per mio affetto particolare Italo Calvino, ma anche il matematico Dei Freddi, per esempio. Si chiude dunque il cerchio, ora dovrebbe esservi chiaro come si lega la figura di Maria Sebregondi alla patafisica e etimologiario. È un viaggio surreale, non per tutti, ma per tutti quelli che non hanno paura di perdere l'equilibrio per poter volare. Violenza, singolare, femminile, delicato profumo dalle armoniose risonanze musicali. Soffritto, sostantivo maschile, versione culinaria del participio passato del verbo transitivo soffrire. Cibi sminuzzati posti nell'olio bollente gemono a fuoco lento, crogiolandosi nella sofferenza che ne esalta l'aroma. Orologio, sostantivo maschile, strumento che informa delle aritmiche fluttuazioni dell'oro, talvolta d'oro esso stesso. Mirabile coincidenza tra sostanza e funzione ci viene assegnato fin dall'infanzia, affinché precocemente apprendiamo che il tempo è denaro. Ringraziamo gli attori di Pastificio Scenico, compagnia amatoriale ma serissima che fa parte dell'Accademia dei Trasformati. Offre i suoi spettacoli per beneficenza. Se siete interessati, tutte le informazioni sono in descrizione. Agonia, dolorosa epopea del lago, costretto a vagare di continuo, a trapassare solo in modo transitivo. Porta con sé un filo per tornare indietro, per uscire dal labirinto del tessuto, ma gli viene sempre reciso. Ogni volta deve sempre ricominciare. Le parole in questo libro non sono messe in modo tradizionale dalla A alla Z, ma in modo alfabetico bustrofedico. Cioè le parole sono disposte dalla A alla Z e poi dalla Z alla A per consentire un agevole viaggio di andata e ritorno. E vi starete chiedendo, visto che si parla di etimologiario, ma che cosa vuol dire bustrofedico? Beh, l'etimologia significa come fanno i buoi quando arano, che vanno da un lato all'altro e poi dopo tornano indietro. Tutto questo non è molto curioso e divertente? Direi di sì, quindi pollice in su se non l'avete ancora fatto. Ma Maria Sebregondi è l'unica che gioca con le parole in Italia? Sicuramente no. Basta aprire un cruciverba per trovare che ci sono persone che si divertono a giocare con le parole. Tra l'altro, per vostra curiosità,
Quest'anno cade il centenario dal primo cruciverba in Italia. È apparso sulla Domenica del Corriere nel 1925 e per vostra curiosità l'espressione parole crociate è marchio registrato. Se volete saperne di più, chiedetemi che facciamo un piccolo video apposta proprio per celebrare il centenario di questo gioco così stuzzicante. In quanto Laura, nei miei anni di scuola sono incappata in "erano i capei d'oro a Laura sparsi" e lì ho capito che con le parole si poteva giocare parecchio. Ma facendo delle ricerche per questo video sono incappata in altri giochi divertenti, ve ne porto alcuni. L'esperto di letteratura Terrinoni parla di smantellare nel senso di togliere il mantello. Angelo Poliziano: essere di buona coscienza vuol dire avere buone cosce. Totò, che ai nordici contrapponeva i sudici intendendo persone del sud. E poi Fruttero, che parla di sfiga. Dalle misere macerie lessicali del 68 emerge unico fiore superstite questo geniale termine di latino volgare. La S privativa esalta la cosa negata, massimo bene dunque dell'uomo, origine del mondo. Un vero e proprio omaggio stilnovistico che il Boccaccio avrebbe sicuramente usato e con ogni probabilità lo stesso Alighieri. Questi esempi dimostrano dunque come la lingua non è qualcosa di fisso, di statico, di assoluto, ma nuovamente qualcosa di vivo col quale si può anche giocare. Siamo arrivati a quel punto del video nel quale, se non ne aveste avuto abbastanza, vi suggerisco letture parallele attinenti con i temi di oggi. Il primo è Il libro delle parole altrimenti smarrite di Sabrina D'Alessandro e il secondo è Dizionario inesistente di Stefano Massini. Il libro delle parole altrimenti smarrite è un'opera d'arte. Sabrina D'Alessandro recupera alcuni termini desueti e li accosta in giochi di senso, però non vi voglio svelare troppo, magari viene voglia anche a voi di prendervelo in biblioteca o di regalarlo a qualcuno o di autoregalarvelo, in modo da stuzzicare il nostro sorriso spontaneo. Condivido con voi qualche parola. Ventipiovolo, vento che porta pioggia battente, ventipiovolo. Scopanuvoli, potrete chiamare il vostro amico alto 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 coi riccioli scopanuvoli. E la vostra crema alle nocciole preferita o quel formaggino che mettete sempre sulle tartine sono tartinabili. Sant'occhio, qui le campane cadono a fagiolo, perché vuol dire ipocrita, falso devoto. Ne abbiamo già parlato nel video di Spigolistro, che vi invito a recuperare se non l'avete ancora visto. E infine effemeridista, giornalista, dalla parola greca ephemeros, che significa di un giorno solo. Dizionario inesistente di Stefano Massini è un libro diverso, dove l'autore ha inventato delle parole di cui potremmo avere bisogno. Per esempio faradiano, dal nome dello scienziato Faraday. In questo caso per ogni parola non c'è una spiegazione, ma c'è un'intera storia. Nel frattempo un signore ha deciso di tagliare l'erba, come potete sentire. Vi lascio dunque con due video: Codex Serafinianus, un libro sicuramente patafisico, e Spigolistro, visto che abbiamo appena rincontrato la parola Sant'occhio. Fate rotolare il contenuto di oggi più lontano se conoscete qualche amico a cui può piacere. Io vi aspetto ancora qui a rotolare con noi. Ciao!